والله ما كادوني ما كادني كان الكلام يدوني شوفي المحاين شوف ريد نعمل موج العالي بالتعبية وبدل حالي والله ما نجمت بعدك وصار الليلة ما نجمت شوفي المحاين شوف Benvenuti a Cordova! لزوني على النسيان وما تعلمت شوفي المحاين شوف. Siamo in una delle città più affascinanti dell'Andalusia, nel sud della Spagna. Percorreremo un viaggio attraverso la storia, l'architettura e la vita quotidiana di questa città meravigliosa. Cordoba è la città con più patrimoni dell'umanità dell'UNESCO al mondo, ben 4. È il punto d'incontro tra culture diverse e tra il passato e il presente. In lei convivono una storia gloriosa e una vivace vita contemporanea. Fondata dai Romani, fu uno dei centri principali dell'impero della penisola iberica, ma raggiunse il suo massimo splendore durante il periodo islamico tra l'VIII e il XIII secolo, diventando la capitale del califfato e uno dei centri intellettuali più importanti del mondo. Il nostro viaggio inizia con il simbolo indiscusso di Cordova, la Mesquita Catedral, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Anzi no, visto che si è fatta l'ora di pranzo, secondo voi possiamo rischiare di rimanere a stomaco vuoto per l'intera giornata? io direi mangiamo qualcosa che è qui davanti il posto Sì. e poi veniamo a visitare. Abbiamo individuato non lontano un posticino interessante da provare e ci andiamo immediatamente. Buona, veramente buona questa qui, mi piace. Questi sono? Melanzane fritte. Buona. Agnello sefardita con miele, frutta secca, uvette e couscous. Buonissimo. Si scioglie in bocca. Questo è il secondo posto migliore che abbiamo trovato nel sud della Spagna in tutto il nostro viaggio. Buono, eh? È molto buono, sì. È vero, è dolce, tenero. Finiamo questo pranzo con un bel dolce. Una torta della nonna col formaggio e Un pastel cordobés, capelli d'angelo, zucchero e cannella. Mamma mia, guarda qua, io adoro le torte al formaggio. Madonna. Strepitoso. Che mangiata! Sì, ottimo questo ristorantino. Dopo vi mettiamo in descrizione ovviamente l'indirizzo. Cordova è una città da visitare e quindi vi mettiamo anche dove mangiare. Ed ora siamo pronti per la Mesquita, l'unica moschea al mondo che ospita una cattedrale al suo interno ed uno dei migliori esempi di architettura islamica in Europa. È uno dei monumenti più significativi dell'arte musulmana mischiata alla cristiana. La Mesquita ti lascia a bocca aperta non appena ne varchi la soglia. Noi ci siamo realmente emozionati al cospetto di tanta bellezza. Costruita nell'VIII secolo, la sua trasformazione in cattedrale cattolica dopo la Reconquista nel XIII secolo l'ha resa un edificio unico al mondo, dove elementi islamici e cristiani si fondono armoniosamente. E
Essendo il monumento più visitato della città, vi consigliamo, se visiterete Cordoba durante i giorni di grande affluenza, di prenotare con anticipo l'ingresso. Ancora meglio se opterete per una visita guidata, che vi permetterà di comprendere e apprezzare appieno quello che vedrete. In descrizione vi inseriamo alcuni link utili per la prenotazione di visite ed escursioni in questa magnifica città. Date un'occhiata se intendete organizzare il vostro itinerario. Se poi prenoterete attraverso i nostri link, aiuterete il nostro canale a crescere. Quindi vi ringraziamo anticipatamente. Abbiamo finito ormai qua dentro. Andiamo a vedere il patio degli aranci, perché quello fuori è importante, quello da guardare anche. Sì. Due note. Allora, il minareto, il muezzin saliva in cima al minareto 5 volte al giorno per chiamare la preghiera. E la stessa cosa succedeva poi con il campanile, cioè quando è stato tramutato in campanile le campane sono delle campane e richiamava i fedeli al momento della messa. Poi un'altra cosa riguardo al patio, ci sono diverse fontane all'interno di questo patio. Erano le fontane che ai tempi dei musulmani servivano per le abluzioni prima di entrare in moschea. Riprendiamo la passeggiata attraversando il ponte romano di Cordoba, noto anche come Puente Viejo, un altro dei simboli più iconici della città andalusa. Costruito nel I secolo a.C. dai Romani, attraversa il fiume Guadalquivir e collega il centro storico di Cordoba al quartiere di Campo de la Verdad. Il ponte era parte della Via Augusta, una delle principali strade romane della Spagna che collegava Cadice a Roma. Passeggiando lungo il fiume si notano alcuni mulini medievali, oggi abitati da colonie di simpatici felini. Il ponte è pedonale ed è un punto di osservazione privilegiato per ammirare ad un'estremità la torre della Calahorra e dall'altra la Puerta del Puente. Direi che visto che abbiamo solo più l'8% di batteria, poi abbiamo seccato tutto, terminiamo qua le riprese di oggi, le riprendiamo domani. Ciao! Questi 2 giorni li abbiamo passati nell'area sosta Camper Park Medina Zahara, a pochi chilometri da Cordoba. E qui dove ci siamo messi noi, che è un posto un po' più grande, costa 12 euro al giorno. Appena fuori si trova la fermata dell'autobus che in pochi minuti ci porta al centro città. Ma ricordatevi di arrivare con le monete giuste o con un taglio di soldi piccolo, perché altrimenti non hanno da cambiare e l'autobus non parte. E se non parte dovete scendere e aspettare un'ora. Quello lo sappiamo perché è capitato a noi. E una gentile ragazza ci ha offerto 2 biglietti. Addirittura. Ha pagato lei per noi, altrimenti l'autobus non sarebbe partito e noi saremmo dovuti scendere. Ecco, questo è veramente assurdo, perché di solito gli autobus accettano i bancomat oppure ti puoi comprare i biglietti con l'applicazione. Invece qui vogliono i contanti, oppure hai la tessera locale. E vabbè, insomma. Comunque, grazie alla ragazza che ci ha aiutato. Grazie mille. Procediamo con la visita della città. Entriamo nel quartiere ebraico, la Cuderia, è una parte molto affascinante della città. Ci ritroviamo in un attimo in un labirinto di stradine strette e tortuose, piazze intime e case bianche decorate coi fiori. Questo quartiere racconta la storia della comunità ebraica che vi abitava nel Medioevo. Entriamo subito a visitare Casa Andalusì, una bellissima casa museo che ci porta in un attimo ai tempi del califfato. La ricchezza delle decorazioni in stile orientale, i colori, i profumi, regalati dal patio lussureggiante e ricco di fiori, sono un tratto tipico delle abitazioni in stile moresco. Durante i primi secoli dell'era cristiana la carta è stata inventata dai cinesi.
ma poi è stato portato, cioè il processo di produzione che loro avevano inventato è stato portato in Occidente, diciamo, dai musulmani che hanno iniziato a sperimentarlo prima a Baghdad e poi l'hanno portato in Spagna, in Sicilia e in Europa. E questa è l'attrezzatura di una delle prime fabbriche di carta. Proprio di fianco alla casa Andalusí si trova la sinagoga di Cordoba, uno dei pochi esempi rimasti di sinagoghe medievali in Spagna. L'ambiente è piccolo e facilmente molto affollato, ma non ci facciamo scoraggiare, ne vale la pena. A pochi passi dalla sinagoga si trova la cappella di San Bartolomé, un altro piccolo gioiello dell'arte mudéjar, che rispecchia i tempi in cui nella società spagnola convivevano ebrei, cristiani e musulmani, dando vita a delle meravigliose opere. Una visita da non perdere. La passeggiata nel quartiere ebraico continua attraverso i cortili di El Soco, il mercato cittadino delle arti e dei mestieri. Nei suoi bellissimi cortili troviamo alcune botteghe, qui si possono ammirare gli artigiani al lavoro e trovare qualche ricordo autentico di Cordoba, ceramiche, pelle e articoli in argento. Dopo questa intensa mattinata ci è venuto un certo appetito. Ho una fame oggi, ma una fame! Ma prima dobbiamo assicurarci l'ingresso alla nostra prossima meta, l'Alcazar. Allora, abbiamo comprato il ticket per le 3:15, quindi abbiamo ben 3 ore per mangiare. L'ingresso costa 5 euro e si paga solo con il bancomat, con la carta di credito, per cui bisogna portarsi o il cellulare o la carta, niente contanti, 0. Mentre sul pullman solo contanti, qui solo tracchetta, Andiamo. Oggi pranzeremo sulle rive del Guadalquivir. La birrotta non può mancare, sempre la stessa birra, praticamente siamo venuti nello stesso posto di ieri. Allora, questo è il salmoreco. Con il pomodoro, il pane, olio di oliva e poi ci sono sopra a decorazione il prosciuttino e le uova. Freddo. Poi guarda che ne voglio anch'io, Che non me la dice una... Segui queste dita dove vanno a finire. Arrancano. Cos'è arrivato, Vale? Remofon. Baccalà. È merluzzo con le arance, cipolla, olive e frutta secca. Quindi tutto in un boccone. Per forza non riesci a parlare con quella boccone che ti sei fatto. Fresco, delicato, si sente il miscuglio dell'arancia col baccalà, poi c'è un po' di croccantezza dovuto dalle mandorle, buonissimo. E per ultimo ma non ultimo il tagine di pollo. Uno dei pranzi migliori che abbiamo mai fatto qui in Spagna. Procediamo, andiamo verso l'Alcazar. L'Alcazar de los Reyes Cristianos, fortezza costruita nel XIV secolo, è stata testimone di eventi storici importanti. Tra i tanti uno, immortalato nei giardini del palazzo, fu la visita di Cristoforo Colombo ai re cattolici Isabella e Ferdinando prima del suo viaggio verso le Americhe. Dalla torre si gode una splendida vista sulla città e sui giardini rigogliosi della fortezza, che con le loro fontane, laghetti e fiori colorati sono il luogo perfetto per una passeggiata rilassante, immersi in un'atmosfera di pace e bellezza.
E a proposito di giardini, Cordoba è famosa anche per i suoi cortili, i cosiddetti patios, veri e propri giardini nascosti, ornati di fiori, fontane e piante rigogliose. Pensate che ogni primavera, nel mese di maggio, si tiene un festival, quello de Los Patios, dove i residenti di Cordova aprono i loro cortili al pubblico. Questo festival è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO e attira visitatori da tutto il mondo. Noi vi vogliamo mostrare uno dei più importanti esempi di queste case, il Palacio de Viana. Una residenza lussuosa di più di 6.000 metri quadrati, la maggior parte dei quali sono dedicati ai cortili, giardini e spazi aperti, in cui si fondono l'architettura araba e romana. Ci racconta lo sfarzo in cui viveva la nobiltà di Cordova. Attraversiamo i 12 cortili, uno più bello dell'altro, incontriamo una grande quantità di piante aromatiche, agrumi e fontane. Rendono davvero l'idea di come fossero importanti la vegetazione e l'acqua nelle case medievali di Cordova. Prima però di lasciare Cordoba, siamo venuti qui alla Medina Azara, proprio a ridosso dell'area sosta. Siamo a circa 7 km da Cordoba, molto vicini all'area sosta. Visiteremo appunto la cittadina, nata poco prima dell'anno 1000, una città che assolveva i compiti amministrativi del califfato e che era collegata alla città di Cordoba da 3 ponti. Allora, ci siamo imbattuti in questo giardino dove abbiamo trovato questi ulivi che rappresentano un po' la storia della Medina Azara. Questo ulivo ha 800 anni, del secolo XIII. Qui al parcheggio c'è il punto informazioni e acquisto ticket. I biglietti per i cittadini dell'Unione Europea sono gratuiti. Per i cittadini al di fuori dell'Unione Europea costano 1,50 euro. Bisogna poi prendere un bus a pagamento che costa 3 euro andata e ritorno, che porta alla Medina, alla distanza di circa 3 km, che passa ogni 20 minuti. والنجوم يغيبوا والبحر ينشع والصغار يجيبوا شوفي المحاين شوف جيت نعمل وجداني خذاني للغريب والمهاني. Mentre scorrono le immagini della Medina, in conclusione vi diciamo che questi 2 giorni sono stati indimenticabili e passeggiare per le strade di Cordova è impossibile non essere rapiti dalla bellezza e dal suo fascino. Ogni angolo, ogni piazza, ogni vicolo racconta una storia. È una città che incanta per la sua bellezza senza tempo e il suo spirito accogliente. Un luogo dove il passato e il presente si fondono in un'armonia perfetta, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile. Concludiamo questo episodio invitandovi ad esplorare Cordoba dedicandole il giusto tempo, almeno 2 giorni, anche 3, per poter assaporare tutto ciò che ha da offrire ed essere conquistati dalla sua magia. Grazie per essere stati con noi fino alla fine. Vi aspettiamo nei commenti e vi ricordiamo che in descrizione troverete tutti i link utili per organizzare una vostra visita. Un'ultima cosa, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi appunti di viaggio.